Ci troviamo in questo momento in uno dei punti più belli di Montepulciano, un panorama stupendo grazie alla gentile concessione della cantina Ricci. Da qui possiamo vedere uno scorcio meraviglioso su tutta la Val d'Orcia e anche parte della Val di Chiana. In via esclusiva ci hanno offerto la possibilità di fare una visita guidata della loro cantina, una cantina assolutamente entusiasmante, molto interessante, e ora andiamo a scoprirla insieme. Questo parking dentro quella che è la parte più importante della cantina, che è quella appunto dove stiamo oggi cercando di fare questo progetto. Vediamo se ci riusciamo, perché è un bel progetto abbastanza ambizioso con l'archivio degli Uffizi, come Baldassare Peruzzi all'epoca la disegnò. Cantina che questa fu costruita a mo' di cattedrale, appunto, con le colonnati alti, e quindi è un qualcosa di veramente unico. Però la cosa importante è che non si è mai capito il perché. Perché alcuni dicevano che la fu fatta su precedenti strutture delle cantine, quasi un pochino per essere i pilastri, le fondamenta del palazzo, ma come fondamenta nessuno sarebbe potuto fare le capitelle affrescate, una cattedrale come fondamento. Quindi cerchiamo di capire appunto a cosa servisse, a cosa fosse Siamo dentro la cantina De Ricci in questo momento, nella bellissima sala, per meglio dire la cattedrale del vino, e siamo in compagnia dell'enologo nonché proprietario Niccolò Trabalzini. Noi siamo una delle aziende storiche di Montepulciano. Montepulciano ha la fortuna di essere l'unico paese, uno dei pochissimi paesi al mondo ad avere le cantine storiche ancora dentro il centro abitato, ed è così sin dal 1300, quando appunto una di queste cantine, che è la cantina di Ricci, fu costruita con uno statuto preciso del 1337. Qui siamo nel cuore della produzione, appunto, nel cuore dell'affinamento, e il nostro Sangiovese qua dentro rimarrà per circa un anno o un anno e mezzo, in base a se questo sia il nostro Sangiovese classico oppure la nostra selezione. Questo è un soffitto unico, al tempo stesso è per me uno dei soffitti più antichi e moderni, perché si parla del primo progetto nel 1532, ultimato circa 50 anni dopo, ma ha avuto la fortuna di avere 3 tunnel, 3 corsi di aria, dove l'umidità dalla parte di tufo sale e esce nelle 3 direzioni, est, sud e ovest, cambiando sempre di stato l'acqua. C'è un continuo passaggio di stato che permette di avere questa umidità e questa temperatura tutti i giorni dell'anno. Bene, qui Elio invece ti ho portato in un punto favoloso, perché qua siamo nella matrice di Montepulciano, siamo all'interno di quella che è veramente il cuore del nostro paese. Qui siamo all'interno del sasso di Montepulciano, di questo sasso scavato, di questo sasso di tufo e di questa grotta scavata interamente nel tufo. Questa è una grotta che abbiamo studiato a più riprese. Non è una delle grotte più antiche di Montepulciano, perché si parla del IV secolo a.C., ci sono ritrovamenti VIII, VII secolo, roba di nulla. La bellezza però di questa grotta è che sia l'unica ad avere questa forma sferica, ed è una forma che ci ha fatto presupporre anche dagli studi fatti che questo fosse un luogo di culto e non come fino a 100 anni fa raccontavamo che fosse un'abitazione. In realtà questa è la grotta che ha dato origine a tutto, perché la famiglia Ricci per sempre ha voluto proteggere questa grotta, nascondere e proteggere, e per noi è un po' è il nostro obiettivo oggi, quello di continuare quello che la famiglia Ricci iniziò nel 1200, perché iniziarono tutto a chiudere questa grotta per sempre. Ti volevo chiedere una cosa, perché è molto interessante. So che esiste una leggenda molto divertente o quantomeno interessante sul primo membro della famiglia Ricci. Ce la sai raccontare? Ci sai dire qualcosa di più? Ci provo, dai. È una leggenda bellissima in realtà, è una storia bellissima, praticamente un mito tramandato oralmente, praticamente di generazione in generazione. Ed è stato per noi veramente una fortuna poter essere parte, anche se non direttamente, perché non siamo Ricci, ma di questa tradizione, di questa nuova generazione, come noi, come famiglia Trabalzini. La storia racconta di questa grotta, è una storia del 1100, quindi togliamo la parte etrusca, la parte più antica. È una storia che parte dentro questa grotta, che poi alla fine era semplicemente un luogo dove i senza tetto dell'epoca, i poveri, cercavano rifugio, un posto per passare la notte. E l'ultimo abitante di questa grotta diventò famosissimo, perché era un orfano, abbandonato qua dentro, un senza tetto potremmo definirlo oggi,
E lui diventò una persona importantissima perché fu il primo... Cosa fece per diventare così famoso? Le previsioni del tempo. Tanto che ebbe una fama così importante da diventare quasi più importante del vescovo, perché fino a lui tutte le persone basavano le giornate lavorative sulla Chiesa. Era la Chiesa che raccontava se si potesse o meno lavorare. A quel punto avevano un eremita, ateo, povero, che in cambio di aiuto per vivere dava le sue previsioni del tempo, una sorta di meteorologo. La sua storia diventò così famosa da essere ammonito dal vescovo, se ricordiamoci siamo nel Medioevo, ammonito più volte fino ad essere considerato eretico e fu portato a Pienza per essere... Forse tacciato di stregoneria, perché Esatto. come faceva questo a sapere il tempo che sarebbe... Eresia pura, eresia e quindi eretico, in realtà prima di essere giustiziato gli fu concessa la parola e lui raccontò la sua storia, raccontò di aver avuto una vita molto libera, molto naturale in queste grotte, in questi cunicoli, a stretto contatto con gli animali e appunto dallo studio degli animali riusciva a capire gli andamenti meteorologici. In particolar modo studiava un animale, che naturalmente era il riccio, dicendo che se i ricci al tramonto guardavano il sole, l'indomani sarebbe stata una bella giornata. Se i ricci al tramonto invece scappano e hanno paura, sarebbe stata una giornata di pioggia. Studiarono questa storia. Il Vaticano capì che aveva avuto una bellissima intuizione e quindi decisero di scagionarlo dall'accusa. Liberarlo e naturalmente lo battezzarono, doveva essere un cristiano, doveva essere credente. Il battesimo fu nel 1150 e il vescovo di Montepulciano in quella data gli affidò un nome. Probabilmente aveva bevuto un po' di vino nobile. L'hanno battezzato con un nome, non l'aveva probabilmente. E con grande fantasia, forse un pochino di ebbrezza, il nome scelto fu Riccio de' Ricci. E da Riccio de' Ricci nasce la storia della famiglia Ricci. Certo. E da qui è iniziato tutto, quindi queste sono un po' le radici. Se vogliamo abbiamo fatto una visita dalla terrazza alla cantina, alla bottaia. Questo in realtà è il vero, nudo, crudo, umido, freddo Palazzo Ricci. Ma adesso si va a bere, sì. E ora andiamo a bere naturalmente. Non potevo farti una visita della cantina senza farti assaggiare un pochino di vino nobile di Montepulciano, specialmente partendo dal nostro Sangiovese in purezza, che era il nostro vino nobile classico. 2 anni di botte, in quelle che hai visto, 1 anno in botte piccola, 1 anno in botte grande. Siamo nella zona più fredda di Montepulciano, come puoi vedere da questo colore molto molto tenue ma brillante, con aromi che vanno, il classico aroma del nobile, susina, ma soprattutto viola e mammola, un vino che distrae. 2 anni di botte ma sentori di fiori, e questa è la cosa più bella dei nostri vini. Detto questo, Elio, adesso chiudiamo il microfono e ci divertiamo un pochino. Vai, grande. Salute. Buono. Alto.